Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Vi parlo da Marrakech, ci siamo fermati qui ieri pomeriggio, ci siamo fatti una passeggiata per quelle che sono, secondo me, veramente le vie del vero Iran, un luogo lontano dai classici traffici turistici. Anche qui abbiamo incontrato persone di una generosità straordinaria, inviti a cena, ci hanno regalato succhi e sorrisi e curiosità. L'Iran continua a essere veramente un paese speciale. Abbiamo caricato le moto e adesso vediamo dove andiamo oggi. Ieri avevamo detto che partivamo da Tabriz ed arrivavamo da Madan, invece ci siamo fermati già a Marrakech. Spesso succede che all'inizio il programma pianifichiamo delle cose esatto. Poi facciamo tutto il contrario. E poi facciamo, perché vi assicuro che guidare con queste temperature non è facile, le strade non sono sempre scorrevoli. Amedeo, che è stato tante volte in Iran, si rende conto che magari per certe strade, per certi paesi non è mai passato, le tombe Solgiuki di tu non le avevi mai viste, e c'è sempre il classico ritornello: ci torneremo, quello che non vediamo adesso lo vedremo più avanti. Per cui da Marrakech scendiamo, questo sicuramente. Prima però andiamo a vedere l'osservatorio astronomico. Sì, qua andiamo a vedere l'osservatorio astronomico tra poco. Dopo scendiamo di qua e stasera ci fermiamo a Sanandaj, che è la capitale del Kurdistan iraniano, dove circa un anno fa fu l'epicentro delle proteste contro il regime. Vi raccontiamo anche un anno dopo com'è, insomma, il clima. Vai. Allora, noi dobbiamo andare in realtà di là, per cui dobbiamo trovare un posto dove fare una U-turn. Siamo fuori l'osservatorio, siamo appena arrivati. Hanno fatto le statue nuove, ovviamente, di tutti gli astronomi che hanno contribuito all'osservatorio, tra cui quella di Al-Tusi, che è l'astronomo che si è svegliato una mattina e ha deciso che c'era qualcosa che non funzionava con le misurazioni dell'epoca. È andato dal Khan mongolo, che appena aveva invaso tutta la Persia e distrutto tutto, gli ha detto: secondo me c'è qualcosa sbagliato nelle tavole del cielo e delle misurazioni temporali. Posso costruire un osservatorio? Sì. E così gliel'ha fatto costruire. E fra l'altro, tra tutti loro vedete che ci sono delle cose divertentissime che rispecchiano anche l'epoca. C'è scritto Gran Maestro di Scienza, Geometria, Osservazione, Filosofia e Magia. Perché bisogna pensare che all'epoca, nonostante la fede fosse permeante nella società, i grandi studiosi si affidavano ancora alla sapienza antica delle magie, quindi c'era ancora quel misticismo legato all'ignoto, alla possibilità di eventi magici anche in quest'area del mondo, però che non veniva vista come qualcosa di negativo, di superstizioso come in Occidente, soprattutto dopo la Controriforma, ma come una cosa positiva che serviva a raggiungere una verità superiore. Stanno facendo dei lavori sulla copertura che dovrebbe alzarsi per permettere anche al giorno d'oggi le misurazioni. Vedete, questo qua è l'angolo dove venivano messi gli strumenti per effettuare le misurazioni. Sembrano dei sassi messi a caso, ma per raggiungere la posizione per questo tipo di osservatorio astronomico in realtà servivano decenni e anni di calcoli. Che è successo? Perché non vedo la Francesca? Chi? Tu hai perso la ciabatta! E dov'è? L'ho presa, l'ho messa qua dentro, in mezzo alla rotonda! Andiamo, grazie mille. Grazie. Non era successo niente, avevo perso un'infradita, la Francesca si era fermata a prenderla, ma io non avendola vista mi sono preso un panico da spavento.
Abbiamo fatto di nuovo benzina. E adesso ci rimettiamo sulla strada. Veramente pesante fra l'altro sta strada. Pesante perché pieno di camion che si intrecciano con le auto, per cui ci sono queste file a tratti che bisogna superare. Qui alla mia destra è Saqqez, è la città dove Mahsa Amini è nata. Io devo confessarvelo, quando sono entrata in Iran qualche giorno fa e siamo arrivati dopo 140 km da Tabriz, ho iniziato a stare male, una fortissima emicrania, forte mal di pancia. Credo che certi luoghi siano intrisi di così tanto dolore. Le notizie dell'anno scorso sull'Iran mi hanno provocato talmente tanta sofferenza. In un modo o nell'altro questo dolore ha trovato una via fisica per manifestarmi ora che sono arrivata in Iran. Ora sto meglio, però appena arrivata in Iran penso di aver somatizzato sulla libertà che per loro è un cammino da percorrere ancora lungo e lontano. E ora siamo nel Kurdistan iraniano, l'area che maggiormente ha dato inizio quel piccolo grande treno di rivoluzione che è partito a settembre del 2022 e che adesso pare fermo a una stazione. Stiamo facendo 100 km alla volta, ma adesso c'è un fortissimo vento laterale che proprio ti stanca perché devi tenere manubrio, devi stare attento alla strada, ingorghi di ogni genere, sorpassi al limite. Sono 100 km belli impegnativi. Tra un po' facciamo pausa, ne mancano circa 8 e poi dopo per i prossimi 100 km arriviamo a Sarandaj. Italia! Italia, with moto! Merci! Oggi è giornata dura perché stiamo facendo tappe forse dei 100 km, ma 100 km iraniani è come farne 300 su una strada normale europea. Siamo fermati a mangiare una pizza iraniana, niente male, sono tutti che ci guardano, tutti molto curiosi di questi due con le moto. Merci. Ci ha offerto una pizza nel suo posto, veramente buona tra l'altro. Neanche al pranzo riusciamo a pagarlo. Non ce la facciamo, cioè, ma è incredibile. Comunque loro tantissime volte vogliono essere gentili, per cui lo fanno per correttezza, dirti no, non preoccuparti. Ci sono anche dei viaggiatori fricchettoni che abusano di sta roba qua, invece bisogna continuare a insistere, a chiedergli di Tu hai insistito tanto. essere, di pagarli. Io cioè, insisto veramente tanto, perché di solito c'è la regola delle 3 volte, cioè glielo chiedi 3 volte, loro ok, alla fine accettano se è stato fatto per cortesia. È vero, è successo anche l'anno scorso. Ma è abusare, sono d'accordo Non con te. bisogna assolutamente abusare. Anche. Saremmo andati a cena a casa di iraniani ogni giorno da quando sono arrivati in Iran. E ci sono dei viaggiatori che approfittano di queste cose qua, che appena uno gli dice vieni a cena da me dicono sì, però non si rendono conto che tante volte loro lo fanno per cortesia, perché sono fatti così e non è carino. No, sai cosa? Se dovesse capitarci, magari porteremo del cibo, cioè Certo. ti invitano a casa, non so, porti qualcosa che la carne che per loro è un costo importante. Scusa, questi, per esempio. oh mio Dio, questo come viene giù da qua? Wow. Viene giù alla grande. Sai che soffrivo molto di più, per esempio, quei 35 gradi bulgari. Ma perché erano umidi. Poi è una percezione diversa. Qua è secco. Quelli che vedete davanti sono campi in fiamme. C'erano alcuni anche dietro di noi, ma è un modo tradizionale per concimare e rigenerare la terra, perché così si è fatto per millenni e
qua lo si fa ancora. 85 km a San Andage. 35 km San Andage. Hai visto? Ci sono delle ragazze che hanno un coraggio da leonesse e camminano senza velo. Guarda quanti venditori! Ma uno come fa a scegliere? Hello. Thank you. Hello. Andiamo a chiedere dentro quanto costa sto posto. Welcome to San Andage Kurdistan. Thank you. Your country? Italia. Italy. Okay, you want to? Motorbike. Long way. Long way. Welcome. C'è da dire che in questi paesi comunque il telefono è parte integrante del modo di guidare, cioè io non ne vedo uno che non sta al telefono, sia in scooter, in moto, in auto, tutto il telefono, tutti. Comunque siamo arrivati a San Andage e stiamo andando al bazar. Fare un giro. Stiamo andando in taxi al bazar, vediamo se... Guardate che bella che è la pelle della Francesca del viso tutta pulita dopo che ha fatto il filo ieri. Ah, ieri mi ha fatto, sì, finalmente ieri ho trovato un estetista che mi ha fatto il filo. Cioè sono uno spettacolo. Finalmente, mi sento di nuovo una donna. $10 Ah, don't know. A lot. A lot.